ci vediamo al prossimo video e non dimenticate di lasciare un mi piace, di iscrivervi e di commentare. Alla prossima. Oddio, ma che è successo? E voi? Siete ancora qui? Caspita! Ehi, ma sembrate di più dell'ultima volta. Quasi 400 forse? Ah, non saprei. Sono ancora un po' intontito. E fa anche parecchio caldo con tutte queste fiamme. Ma, beh, è passato quasi un anno dall'ultima recensione, quindi direi che dobbiamo metterci al lavoro. Forza! Luci, grazie! Dunque, il titolo di oggi è D2, una storia macabra e inquietante. Una storia che parla della paura in tutte le sue forme. Parla della paura ultraterrena, quella per gli alieni, gli zombie, i non morti, i demoni. Poi c'è anche la paura per le persone, perché anche quelle prendono una pistola, ti sparano e anche quello fa abbastanza paura. Poi si passa alla paura più esistenziale, quella terribile stretta al cuore che ti causano solitudine, depressione e ti portano lentamente alla pazzia. Beh, D2 parla di tutto questo, senza mai dimenticare però le famose scenette trash per cui Kenji Eno è diventato tanto famoso. Perciò non prendetela troppo seriamente e cercate di divertirvi. Mettetevi comodi, prendete qualche popcorn, lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate, tutte queste belle cose qui e andiamo a vedere insieme l'ultimo capitolo della D-Trilogy. Rilasciato nel 1999 su Dreamcast, D2 è un progetto che ha fatto sputare sangue al suo creatore, Kenji Eno. Se avete guardato il mio precedente video su Enemy Zero, allora saprete già che D2 era stato pensato originariamente come sequel diretto del primo D, e che sarebbe dovuto uscire sul fantomatico 3DO M2, successore del Panasonic 3DO, su cui Eno realizzò il primo capitolo. Purtroppo però, a causa delle scarse vendite del 3DO, i piani per il rilascio dell'M2 vennero sospesi e la console non fu mai messa in vendita. Si dice che la delusione nel sapere che tutto il lavoro fatto fino ad allora sarebbe andato sprecato fece infuriare Eno al punto da fargli distruggere alcuni dei computer su cui il team di programmatori stava sviluppando D2. Le uniche prove dell'esistenza di questo prototipo del gioco sono un trailer inserito da Kenji Eno nell'edizione Director's Cut del primo D e un video di gameplay ritrovato dall'utente Videogame Esoterica, probabilmente il punto di riferimento su YouTube per chiunque sia interessato al 3DO M2 e alla sua storia. Nel trailer ci viene raccontata la storia di un nobile crudele che tenta in tutti i modi di avere un figlio. Terrorizzato dall'idea che il suo regno non abbia un erede, l'uomo offre in sacrificio centinaia di vittime innocenti, nella speranza di ricevere la grazia divina. Tuttavia le offerte sembrano avere l'effetto opposto, poiché la sua amata consorte muore. Persa ogni speranza di redenzione, l'uomo inizia a studiare la magia nera e riesce infine a evocare Satana, offrendo la sua vita in cambio di un erede. La scena si sposta infine a San Francisco nel 1998, dove ritroviamo Laura Harris in dolce attesa in procinto di salire su un aereo. Fin qui tutto bene, ma a quanto pare i guai della nostra giovane eroina non sono finiti perché, una volta in volo, l'aereo viene colpito da una terribile tempesta e il suo bambino viene rapito dal demonio in persona. Devo dire che come incipit di una storia questa non era niente male, tuttavia quando Kenji Eno tornò a dedicarsi al progetto decise di prendere le distanze dal primo D e di raccontare una storia totalmente diversa, ambientata tra le innevate montagne canadesi. Insomma, a conti fatti le uniche cose che D2 ha in comune con D sono il titolo, un aereo che precipita, e la digital actress Laura, che torna nel ruolo di protagonista anche in questo ultimo capitolo, cambiando il cognome in Parton. Nel vero gioco, cioè quello che è stato rilasciato, l'aereo di Laura viene dirottato da un gruppo di terroristi, seguaci di un dio che chiamano Shadow, il distruttore finale. Poi all'improvviso una meteora colpisce in pieno una delle ali dell'aereo e questo precipita in mezzo alle montagne canadesi. Dopodiché Laura si sveglia in uno chalet di montagna in compagnia di Kimberly, che l'ha salvata, ma prima che le due riescano a dirsi ciao, arriva uno dei terroristi che si trasforma in questo abominio e fa una cosa talmente brutta con i tentacoli che l'hanno dovuta censurare nella versione americana. E questi sono solo i primi 10 minuti di gioco!
Insomma, come avrete intuito, non è facile parlare della trama di D2, innanzitutto perché succedono davvero tante ma tante cose, e secondo poi perché la maggior parte di questi eventi non ha assolutamente senso, o vengono spiegati ma in maniera spicciola. Vi basti sapere che dopo l'arrivo della meteora, tutti i corpi dei passeggeri dell'aereo hanno subito una trasformazione in stile La Cosa di Carpenter, e che Laura dovrà trovare il modo di fuggire da queste montagne senza farsi ammazzare e possibilmente portando con sé qualche altro superstite, tipo Kimberly. L'atmosfera del gioco è qualcosa di sublime, le montagne canadesi sono uno spettacolo per gli occhi e ancora oggi credo che siano una delle ambientazioni più realistiche mai realizzate per Dreamcast, in grado di fare invidia anche a quelle di Shenmue. Gli effetti atmosferici, gli alberi che si muovono col vento e perfino la fauna sono stati ricreati nei minimi dettagli, per non parlare poi degli ambienti interni, in cui ci muoveremo in prima persona, anch'essi ricchi di oggetti da esaminare renderizzati con grandissima cura. L'unica cosa che spesso impedisce di immedesimarsi al 100% nei panni di Laura è proprio il motore del Dreamcast, che quasi non riesce a reggere tutto questo ben di Dio e comincia a fare un rumore incredibile ogni volta che compare un mostro. E questo è un problema non da poco, perché il rumore inizia prima che compaia il mostro, distruggendo tutta la tensione del giocatore che sa già che tra poco dovrà combattere. Mamma mia, come sei melodrammatico, Dreamcast. Pare che sta a moriccia, ma dimmi te. Tralasciando il rumore del Dreamcast, D2 riesce comunque a essere estremamente inquietante, e gran parte del merito secondo me va alle boss fight, in cui incontreremo dei nemici veramente pazzeschi. Per darvi un'idea del tipo di mostri che andremo appunto a incontrare e combattere durante il gioco, vi voglio far vedere il primo boss, che comunque avviene dopo tipo mezz'ora di gioco, quindi non lo considero neanche uno spoiler. Comunque se volete saltatelo, altrimenti guardate pure. Is everything all right, ma'am? Our current location is above Canada from a Prialis star cluster on red high-heel shoes. The turbulence is the original ETA at St. Charles. Autopilot engaged in the galley right on schedule. Please bring your seatbelts to the wheel and uprightness is flying. I'll charge the problem right in front of you. Ecco, considerate che questa è stata la primissima scena che ho visto di questo gioco. Una hostess che si risveglia e comincia a parlarti normalmente, però poi ti attacca perché si trasforma in un terribile mostro. E tra l'altro quando muore succede questo. Mamma mia. Inutile dirvi che io mi sono innamorato seduta stante del gioco, c'è poco da fare. E vi assicuro che questo è uno dei boss più normali di tutti. Cioè, ve l'ho fatto vedere apposta perché non avete ancora visto niente. C'è proprio nulla, è la punta dell'iceberg. E comunque dei boss parleremo più avanti. Direi che è arrivato il momento di approfondire meglio il gameplay. Perciò parliamo del gameplay. Dunque, D2 utilizza un sistema di controllo ibrido che varia a seconda della situazione. Nelle sezioni esterne guideremo Laura con una visuale in terza persona, mentre all'interno degli edifici la visuale sarà in prima persona e potremo spostarci solo in alcuni punti predefiniti.
Quindi se volessi per esempio, che ne so, esaminare un quadro, parti dal punto A e vai al punto B. Però non puoi fermarti al punto C, cioè a metà strada, cioè quello non si può fare. Non lo so, è strutturata così, insomma, come il primo D, se vi ricordate. Cioè ci sono dei punti specifici in cui uno si può fermare, ma non ti puoi fermare dove pare a te, ecco. Il che è strano, perché comunque sia questa volta il gioco non è pre-renderizzato, però penso che sia una precisa scelta di design. Durante i combattimenti invece non potremo muoverci affatto e dovremo girare su noi stessi come una tazza nel microonde, cercando di colpire i nemici che sbucano fuori dalla neve randomicamente. Diciamo che questo sistema non è che mi piaccia poi molto, perché spesso i nemici compariranno direttamente alle nostre spalle e ci danneggeranno, senza darci il tempo di girarci e di riempirli di piombo, così. Comunque i controlli sono abbastanza intuitivi e in caso dovessimo trovarci in difficoltà durante una battaglia avremo sempre la possibilità di aumentare di livello, proprio come in un gioco di ruolo, o di curarci con dei kit di pronto soccorso o ancora assaporando la fauna locale, che Laura può uccidere mentre esplora le montagne e cucinare in pochi secondi grazie all'avanzatissimo cuocitore portatile di Kimberly. You can put the game you caught in this portable cooker. It automatically cleans and cooks the meat. Tecnologia all'avanguardia! Madonna che cringe. Much better than stale bread. I'm gonna go get a little rest now. E a proposito di tecnologia, D2 tecnicamente è un piccolo gioiellino. Oltre alle ambientazioni di cui abbiamo già parlato, anche i modelli poligonali dei protagonisti sono tra i migliori che si siano mai visti su Dreamcast, con dei volti super espressivi e dettagliati. Devo ammettere che alcune animazioni sono legnosette e lasciano un po' a desiderare, ma a volte, specie durante gli incontri con i mostri, questa legnosità li rende più innaturali, più inquietanti e quindi più mostruosi. Insomma è un effetto non voluto, ma ogni tanto funziona. Sui video pre-renderizzati invece non c'è davvero nulla da dire, sono semplicemente stupendi. Nel 99 ormai Kenji Eno e il suo team erano diventati dei maestri della CGI e il risultato è tranquillamente paragonabile alle produzioni Square di quegli anni. Anche per quanto riguarda il sonoro c'è stato un gran miglioramento. Innanzitutto abbiamo finalmente una soundtrack degna di questo nome, composta da Kenji Eno in persona, che secondo me è riuscito a catturare lo spirito della sua creazione e a esprimerlo in musica molto meglio di quanto fece Nyman in Enemy Zero, nonostante quest'ultimo fosse un compositore da premio Oscar. Non lo so, forse Nyman non si era impegnato molto, o forse sono io che non riesco ad apprezzare la complessità dei suoi brani. Fatto sta che a parere mio Kenji Eno è stato molto più bravo. I suoi brani spaziano dal rock alla musica classica fino ad arrivare alla techno e sono una piacevole distrazione dal rumore del vento e dei passi di Laura nella neve, che alla lunga possono diventare un po' monotoni. Un'altra nota positiva è il doppiaggio inglese. Oh ragazzi, finalmente un doppiaggio come si deve! Nonostante i doppiatori siano gli stessi di Enemy Zero, ho come l'impressione che stavolta abbiano avuto un direttore di doppiaggio a guidarli e, se dovessi seguire la mia intuizione, direi che è stata Lani Minella, doppiatrice di Rouge, Luke Triton, Babsy e centinaia di altri ruoli. Durante l'epoca Dreamcast ha diretto quasi tutti i doppiaggi dei titoli rilasciati da Sega, perciò non mi sorprenderebbe se anche questo fosse opera sua. Le voci dei personaggi sono quasi sempre azzeccate e quando non lo sono si tratta quasi sempre di personaggi secondari con pochissime battute. In particolare la doppiatrice di Kimberly, che detestavo in Enemy Zero, qui riesce a mostrare le sue emozioni, grazie anche a un passato strappalacrime che però non voglio spoilerarvi. L'unico difetto di questo doppiaggio è che purtroppo non segue il labiale, programmato appositamente per i dialoghi giapponesi, e il risultato è un po' quello che potreste vedere in un vecchio film di arti marziali. Sapete cosa intendo? Quando il doppiatore finisce di parlare tipo 5 secondi prima. È fastidioso, no? L'audio giapponese invece è di altissima qualità, come sempre del resto. E a differenza di Enemy Zero e D2 non è stato rilasciato in Europa, perciò non è stato doppiato in altre lingue come i suoi predecessori. Comunque sia, direi che siamo arrivati a un punto ormai in cui io non posso più aspettare. Devo parlare assolutamente della trama di D2, perciò se siete intenzionati a giocarlo vi consiglio di saltare a questo punto del video e ci rivediamo più tardi. Per tutti gli altri continuate pure a guardare. Dunque, la trama di D2 è sicuramente l'elemento che divide di più i fan della saga.
C'è chi la reputa una schifezza, perché è una storia insensata, che introduce sottotrame e temi importanti che non verranno mai risolti, che presenta personaggi inutili ai fini della storia solo per far scena e mostrare dei design bizzarri. E poi c'è chi, come me, la reputa una perla del trash, che è un altro modo per dire che la trama è sì insensata, ma che lo è appositamente, e che i temi che vengono introdotti sono pensati sia per mostrare al giocatore delle scene bizzarre, che per farlo riflettere, ma senza che si debba scervellare a capire il significato di una determinata frase. A mio parere, un'opera non deve necessariamente spiegare vita, morte e miracoli dei suoi personaggi e del mondo in cui vivono. Anzi, spesso è molto più interessante mostrare di meno e lasciare che lo spettatore giunga alle sue conclusioni. Con questo non voglio dire che tutte le storie con dei buchi di trama siano belle perché sono misteriose, cioè, no. Ma semplicemente che se i buchi di trama non vanno a rovinare il messaggio del gioco, allora per me non sono poi un gran difetto. Poi dipende dal prodotto, ma in questo caso per me funziona. Detto ciò, in D2 vengono affrontati 1 miliardo di temi importanti, come l'abuso di droghe, il suicidio e anche altre robe di cui non posso parlare, se no mi chiudono il canale, sappiate che c'entra un vecchietto con la nipote. Ma questo non vuol dire che si parli solo di temi importanti, anzi, molto spesso le metafore che Kenji Eno vuole rappresentare sono talmente evidenti e talmente stupide da risultare quasi infantili. È la metafora di un pene, è la metafora di un parto, è la metafora di una mamma apprensiva. Perché ha le ali? Ah, non si sa. Vabbè, che se ne frega, tanto è figo. Tornando alla trama, cercando di farla breve, durante il suo viaggio Laura raggiungerà un laboratorio segreto e lì scoprirà di essere immune all'epidemia che sta trasformando gli esseri umani in mostri, poiché è un clone partorito da un computer di nome Lucy. Decisa a salvare il mondo dopo che lo spirito della Terra in persona le chieda aiuto, Laura si dirige verso il luogo in cui è precipitata la meteora che ha colpito l'aereo all'inizio del gioco. Ci siamo? No, confusi? Tranquilli, la situazione peggiorerà. La meteora è in realtà il dio venerato dai terroristi, Shadow il distruttore finale, e dovremo combattere contro di lui in una boss fight molto particolare, in cui il dio ci priverà lentamente di tutti i nostri sensi, iniziando con la vista, poi con l'udito e infine impedendoci qualsiasi movimento. Sfruttando il potere della Terra, Laura riuscirà comunque a sconfiggere il dio e si ritroverà catapultata in una città, la notte di Capodanno, dove lo aspetta l'uomo che sedeva accanto a lei sull'aereo e di cui lei è ora follemente innamorata. Scocca la mezzanotte e Laura stringe forte il suo nuovo fidanzato, mentre iniziano i festeggiamenti per l'anno del 2000. Cosa è successo? Beh, per quanto al giocatore non venga mai fornita una spiegazione precisa di come Laura si sia teletrasportata e di come mai lei e David siano sani e salvi nel bel mezzo di una metropoli, la mia personalissima teoria è che sia merito dello spirito della Terra, con cui Laura comunica più di una volta durante il gioco. Infatti, ogni volta che interagisce con lo spirito, Laura si risveglia da tutt'altra parte e quindi suppongo che il finale sia una sorta di ricompensa per aver salvato l'umanità dal dio maligno. Credo. Per concludere in bellezza poi il buon vecchio Kenji Eno ci regala letteralmente 10 minuti di informazioni e statistiche riguardanti lo stato attuale di 20 anni fa, del pianeta Terra. Avete presente quelle scritte alla fine del primo Metal Gear Solid in cui si parlava dello stoccaggio nucleare e comunque di altri argomenti trattati nella trama? Ecco, in D2 Eno ha preso spunto da questa idea e come al solito ha esagerato, cioè inserendo un sacco di informazioni che sicuramente sono interessanti, ma che spesso non hanno niente a che vedere con la trama del gioco. Cioè a un certo punto c'è anche il numero di malati di AIDS, io stavo tipo, ma perché? Cioè, lo puoi dire, non è che non lo puoi dire, ma cosa c'entra con il gioco? Vabbè, insomma, ormai ve l'ho ripetuto 1000 volte, la trama di D2 non ha un vero e proprio senso, e l'unico modo per godersela appieno è quello di spegnere il cervello e accettare tutti i personaggi e gli eventi assurdi del gioco così come vengono presentati, altrimenti ci impazzite, cioè è proprio un dato di fatto. Comunque, per chi avesse saltato la sezione spoiler, bentornati e mettetevi comodi perché adesso inizia la presentazione della confezione, che per chi non l'avesse capito sono io che parlo della copia fisica del gioco. Dunque, partiamo dal presupposto che ho passato anni a cercare una copia di questo gioco su eBay. L'edizione americana è super rara e quando l'ho cercata io, cioè circa dal 2015 al 2018 più o meno, non ce n'era neanche una in rete.
Poi un giorno, completamente a caso, sono comparse 3 copie di 3 venditori diversi e tutte venivano tra gli 80 e i 100 euro. Però dato che venivano dagli Stati Uniti, c'erano da aggiungere la dogana, la spedizione, così io presi la copia meno costosa e pagai tipo 100 euro in tutto, che è tantissimo, Cioè in vita mia avrò comprato 3 giochi a quel prezzo, ma se andate a vedere adesso su eBay sono comparse tipo 15 copie, ma costano tutte tanto, tipo 170-180 euro. Insomma, tutta questa premessa per farvi capire che io ho comprato la versione più economica e che quindi il manuale del gioco è un po' rovinato. È come se si fosse seccato a quelle piccole abbozzature tipiche di quanto la carta si bagna con qualcosa, spero acqua. A parte questo però il gioco è in buone condizioni. Sul manuale non c'è molto da dire, è tutto in bianco e nero, molto risicato. Considerando poi che la maggior parte dei manuali Dreamcast statunitensi erano a colori, beh, è un po' un peccato. Però nell'ultima pagina hanno fatto una cosa molto carina, perché hanno scritto il testo della canzone Counting the Roses, che compare nel gioco e questa secondo me già è una prova del fatto che comunque dietro al progetto c'è una certa passione, perché se no perché dovresti fare lo sforzo di cercarti il testo della canzone e copiarlo lì? Quindi dai, lo passiamo anche se in bianco e nero. Ultima menzione d'onore va ai dischi, che per quanto siano semplici sono molto carini. Ogni disco raffigura il volto di uno dei protagonisti del gioco, stampato con il colore che più lo rappresenta. Un'ultima cosa che ci tengo a dire però, completamente slegata dalla recensione, è che non bisogna mai giudicare un disco dalle apparenze. Infatti, quando ho ricevuto il gioco, ho visto che il quarto disco era pieno di graffi, ed essendo il disco finale io ero terrorizzato, dicevo ecco adesso mi si blocca su qualche filmato, e invece no, funzionava alla grande. Il disco che mi ha dato problemi era il primo, quello che aveva mezzo graffietto. Vabbè, comunque si trattava di un piccolo glitch audio che svanisce dopo 5 secondi, però insomma la cosa mi ha dato comunque fastidio. Ma torniamo a noi. Come fare per recuperare questo magnifico titolo horror per Dreamcast? Beh, se avete ascoltato attentamente il mio racconto di poco fa, vi conviene evitare l'edizione americana, perché costa veramente uno sproposito. Ripeto, se non l'avessi presa prima che i venditori si impazzissero e cominciassero a chiedere cifre esorbitanti per qualsiasi gioco, non l'avrei comprata manco per il cavolo. Dunque, le opzioni che vi propongo sono 2 e probabilmente le conoscete già. La prima è comprare un'edizione giapponese. D2 ha venduto bene in Giappone e perciò potete tranquillamente recuperare una copia del gioco con 20 o 25 euro circa. Tra l'altro in Giappone esistono ben 4 copertine diverse, quindi potete sbizzarrirvi a comprare quella con l'artwork che più vi piace. Un altro punto a favore dell'edizione giapponese è il fatto che non sia censurata. Ma comunque le censure sono davvero minime, cioè parliamo della scena del tentacolo all'inizio del gioco e di un'altra forma vagamente fallica che è stata censurata, ma che vi assicuro rende comunque l'idea anche nella versione USA. La seconda opzione è, indovinate un po', l'emulazione, che resta la scelta più consigliata. Ripeto, la pirateria in sé è sbagliata, ma nel caso di queste IP di cui vi parlo, che spesso sono dimenticate e non sono disponibili su nessuna piattaforma moderna, io non credo che ci sia niente di male nel preservarle in qualche maniera, anche perché se non fosse per i fan migliaia di giochi adesso sarebbero scomparsi per sempre. Comprare una copia usata a 2000 euro non vuol dire dare i soldi agli sviluppatori del gioco, ma a un venditore privato che se ne approfitta. Se proprio volete fare le cose per bene, potreste considerare l'acquisto di una copia giapponese per poi emulare un backup americano. E così, dopo un anno intero, anche questo speciale di Halloween è giunto al termine. Per chi mi segue da un po' saprete che in realtà questa doveva essere l'ultima recensione dello scorso speciale. Però poi alla fine diciamo non mi è piaciuta, non mi piaceva come stava venendo fuori e quindi l'ho un po' modificata, cioè diciamo il testo della recensione è più o meno lo stesso, però come avrete notato ho un po' cambiato lo stile delle recensioni. Non so se per voi è un bene o un male, però insomma un po' sono cambiate e sono contento di non aver buttato questa recensione interamente, ecco. Considerate che per me D2 è veramente un gioco importante, ci sono molto affezionato e spero di avergli reso giustizia in questa recensione. Poi avrete anche notato che non ho parlato tanto della trama, anche nella sezione spoiler, che dite è fatta apposta per la trama, ma non ne ho voluto parlare troppo, un po' perché è difficile da sintetizzare, lo devo ammettere, però anche perché vorrei che la giocaste voi in prima persona. Avrete notato che di solito faccio così, quando voglio che un gioco lo giochiate anche voi, della trama ve ne parlo un po' così, cioè tipo per intrigarvi, ma non vi dico più di tanto, ecco. Diciamo in questo caso D2 è veramente unico, quindi davvero giocatelo.
ci devono essere più fan attorno al mondo di questo gioco, perché è veramente bello. Poi un altro motivo per cui ho fatto questa recensione, diciamo, questa serie di recensioni, se considerate anche D e Enemy Zero, che trovate in descrizione, nelle schede, ovunque, ve le metterò ovunque, saprete che, diciamo, io sto cercando di fare anche un piccolo tributo a Kenji Eno, perché io penso che sia un autore davvero fantastico. È scomparso molto giovane purtroppo, quindi non abbiamo tanti giochi, cioè ne ha fatti un po', però poteva fare tanto di più, ecco. Poi con una maturità narrativa, eccetera, secondo me sarebbe potuto diventare uno dei grandi, insomma, anche insieme a Kojima. Cioè, per dirvi, io lo paragono più o meno, secondo me come livello stiamo lì. Era un po' più d'autore, ecco. Beh, oltre a questo, che dire, io spero che davvero la recensione vi sia piaciuta. Se non l'avete ancora fatto, mannaggia a voi, lasciate un mi piace, iscrivetevi, commentate, cliccate sulla campanella se volete tutte le, diciamo, tutte le notifiche di tutti i miei video. Trovate tutto il resto in descrizione. Veramente io spero che vi sia piaciuto tutto ciò. Ci vediamo a un prossimo video, se riesco a risalire di sopra, perché se non salgo su il video non si fa. Ehi tu con le corna, ma senti, sei tu che gestisci la baracca? Ah!